Stia comoda, le do una mano io. Oh, vediamo un po' che c'è qui. Che carino. Aspetti, somiglia lei è un artista? No, ha sbagliato. Allora organizziamoci, Io l'aiuto a portare questo, e poi prendo questo, e questo lo tiene lei, No, guardi, lei prenda questo. E io mi tengo... No, forse è meglio così. Io porto il cavalletto, E lei... Veramente ho solo 2 mani occupate. Mi dia... Al telefono, sua moglie ha avuto un bel maschietto. Ma mia moglie non era incinta. Le ha fatto una sorpresa. Attenzione, prego. Il volo 951 per Londra subirà un ritardo per cause tecniche. E adesso si può sapere che cosa faccio? Me lo dici, Ti posso dire quello che faccio io. Torna al bar tra le mie ragazze, che non posso abbandonare per Certo, se tu stavi al posto mio con una ragazza ferita fra le braccia, avresti... No, monsieur, pas encore, s'il vous plaît. Di che cosa sta parlando? Io credo che tu non potrai partire proprio a causa di quella ragazza ferita. Non posso partire? E chi è che me lo impedisce? Chi potrebbe aver sparato a una ragazza così giovane e carina? E cosa vuoi che ne sappia, scusa? È la polizia che lo deve scoprire. Non è un problema che riguarda me. No, Danny, questo non puoi dirlo. Io credo che quel E chi vuoi che ce l'abbia con me? Io sono qui solamente per riposo. Forse volevano trasformarlo in riposo eterno. Chi? Chi? Chi può avere interesse a spedirmi all'altro mondo? Beh, potrebbe essere un marito geloso, una povera fanciulla che hai sedotto, un socio che hai fregato, oppure un creditore che non hai pagato. I francesi sapevano come trattare voi nobili. Una parte di noi è sopravvissuta. Nobody's got a right holding me, including these police. They're not holding you. They're merely requesting you not to leave the country. Well, I've got a right to leave this country anytime I want, right? Legally right. Right. Il passaporto? Ci vorrà un giorno, 2 giorni, una settimana. Ancora? Il tempo necessario per completare le indagini. Questa volta non meno di 6 mesi. Molto spiritosi. Non posso trovare sempre delle battute geniali. Senta, ci saranno stati almeno 20 o 30 altri passeggeri su quella pista. Perché la polizia non trattiene anche loro? Beh, sembra che fossero abbastanza lontani da te e da Michelle. Oh, certo. La qualcosa fa di me il destinatario di quella pallottola, vero? Diciamo che sei un bersaglio più probabile di una giovane studentessa. Perché non poteva avere un fidanzato geloso? Con un fucile telescopico e le pinne? Ha ragione lui, sai. Era tutto progettato alla perfezione. E lei crede che fosse progettato per me? Non lo so. Tu hai pestato parecchi calli qui in giro in questi ultimi tempi. Ma mi scusi, signor giudice, ma per conto di chi? Senti, se ti può interessare,
Aspetta, tento una traduzione alla buona. Dice, la gente si domanda se il colpo di fucile che ha colpito Mademoiselle de Vigne non fosse invece diretto al playboy della Jet Society, Danny Wilde, fotografato qui a Rallye di Monte Carlo. Bella foto, Ma lo sai che Mademoiselle de Vigne è carina sul serio? Tu sei sempre un cane bastonato. A proposito, non dovevi provare con macchina da corsa? Già, avrei bisogno di un cronometrista. Ti dispiace? Tiffany wants to storm the operating theater. Well, I just want to know if they say where she went. Yes, Hôpital de la Madeleine. Hospital, that's Hospital de Madeleine, you dum-dum. Aren't you being a trifle impetuous? Look, they're asking me questions. I want to ask her a question. See you later. Salve. Signorina, eccola qua. Cercavo proprio lei. Pardon, le dottor voulait parler avec vous nel corridore. Le pazienti del ventile. A tomber pour les escaliers. Le scale. Non è vero, tutto inventato. Come sta? Io sto bene. Le ho portato dei fiori. Grazie. Si parla molto di lei sui giornali. Come va la ferita? Meglio, grazie. Vabbè, poteva andare peggio. Poteva essere molto più serio, sul serio. Che strano, però. Io non riesco ancora a crederci. E scusi, credere a che cosa? Ho letto dei suoi famosi exploit. È questa la parola giusta? Oh, sì, sono piuttosto esplosivo. È possibile che qualcuno volesse ucciderla? Vabbè, sembra che siano in molti a pensarlo. E lei? Lei che cosa ne pensa? Posso darti del tuo... O era per me o era per te. Me? Non lo penserai sul serio. Io non sono nessuno. Chi può volermi uccidere? Se vogliamo salvare Danny, dobbiamo spedirlo il più lontano possibile. Il mio prozio Charles ha un'organizzazione di safari nel cuore della Tanzania. È il posto ideale, secondo me. Tu pensi che il proiettile fosse diretto a lui? Beh, era ad almeno 10 passi da tutti gli altri. Nessun killer professionista farebbe una cilecca simile. Tu escludi la ragazza. Lei no? Michel de Vigne vive con suo zio, uno dei più raffinati orafi di Monte Carlo. Sì, Era vabbè. una delle migliori studentesse della scuola d'arte di Volery prima della sua improvvisa decisione di proseguire gli studi a Londra. Giudice, la prego, tutto questo che cosa c'entra? Improvvisa. Perché improvvisa? Improvvisa. Perché no? La gente parte all'improvviso. Danny, per esempio. Ma Danny non commercia in oro. Vuole insinuare che la ragazza sia coinvolta in un illecito traffico d'oro? Io non ho prove per insinuare niente, ma suo zio è Maurice de Vigne, un noto orafo specializzato in incisioni di monete d'oro. Fu coinvolto in un caso molto interessante, un abile trucco illegale. Scusa, prendimi quel dossier. Spero che si degnerà di spiegarmi di che cosa sta parlando. De Vigne vendette un Napoleone d'oro da 100 franchi che invece risultò contraffatto. Immagino che questi siano i dossier delle persone che l'hanno sfangata pur essendo colpevoli. Esatto. Nel caso di De Vigne, lui affermò... Aspetta un momento, guardiamo un po' cosa disse. Ecco qua. Dunque, affermò che nemmeno lui era sicuro che la moneta fosse autentica, perciò l'aveva fatta pagare soltanto al prezzo corrente dell'oro. Questo non è illegale. No. Ma è illegale vendere oro senza esserne autorizzato. Ah, certo, ma non sotto forma di monete. Genuine o contraffatte? Questo è il trucco. E che dicono i suoi dossier della ragazza? La ragazza? Oh, niente, di lei non ne so proprio niente. Non c'è molto da sapere, sul serio. Io disegno. Faccio modelli in creta, qualche incisione. Faccio tante cose, ma nessuna bene. La mia vita è piuttosto scialba, caro Danny. Beh, è strano, la vita di un artista dovrebbe essere molto eccitante, con tutte le belle cose del mondo da vedere. E tu sei molto brava. E tu mi stai prendendo in giro? No, non è vero. Era bellissimo quel ritratto. Di che ritratto stai parlando? Quello che ho visto all'aeroporto. Voi? Grazie. Senti, perché non parliamo un po' di te? È molto più interessante. È vero quello che si dice sul tuo conto? Diciamo che è vero a metà. Senti un po', chi era quello? Quello chi? Ah, dai.
Quel tizio, quello del disegno con la barbetta. Hai mai visto un Napoleone d'oro? No, ma sapevo che un giorno o l'altro me ne avrebbe fatto vedere uno. È bello, non trovi? È contraffatto. Ah, davvero? Nessun interesse numismatico, ma effettivamente vale tanto oro quanto pesa. Ecco perché se ne vedono centinaia a Parigi, a Roma, a Ginevra, a Beirut. Già, è un ottimo metodo per rivendere dell'oro rubato. Appunto. De Vigny non ha né il coraggio né la capacità di entrare in questo giro, ma potrebbe venire usato come trade union. Deve essere un giro grosso e chi sbaglia di sicuro viene eliminato. Io credo che valga la pena di indagare. Nel qual caso la chiave sarebbe De Vigny. Ci sono visite. Zio, Michel, sono venuto appena ho saputo. attento. Che è successo? È grave? Io... No, niente, ora sto bene. Salve. Questo è Danny Wilde, il signor De Vigny, mio zio. Enchanté. Le tenevo compagnia aspettando che arrivasse lei. Bye bye. Perché? Perché volevi fuggire? Perché? Io avevo fiducia in te. Ti credevo una persona onesta. Sei andata alla fonderia. Certo che ci sono andata. Se fossi venuta da me, ti avrei spiegato tutto. Avresti spiegato che cosa? Che quegli stampi che mi hai fatto fare per i Napoleoni non erano per delle copie in bronzo? Michel, guarda le mie mani. Lo sai, non riesco più a farli da solo. Avevo bisogno del tuo aiuto. Ma hai ancora il negozio? No, il negozio non è più mio, neanche più quello. Ma perché no? Che cosa hai fatto per perderlo? Non avevo scelta. Mi hanno costretto. Ho dovuto cederlo a loro. Ma loro chi? In che imbroglio ti sei andato a mettere, zio? Non te lo posso dire. Ti prego, non farmi altre domande. Sai che cosa mi aspetta? Mi hai mentito! La galera per il resto della vita. Erano tutte bugie. Avevi detto che ti era servita la lezione quando ti arrestarono. Io invece vedo che non hai imparato proprio niente. Niente! Quelle monete che fai sono d'oro, non di bronzo. Stai mentendo ancora, zio, l'ho visto con i miei occhi. E qualcuno ha visto te. Ma non lo capisci. Ti hanno visto fuggire dalla fonderia. Ti hanno visto comprare un biglietto d'aereo. Chi? Hanno avuto paura che tu potessi metterli nei guai e hanno cercato di impedirtelo. Allora era per me. Quella pallottola era diretta a me. Hanno tentato di ucciderla, Pontes. Hanno tentato di uccidere mia nipote. È stato un errore, madornale. Io ero in viaggio, tu lo sai. Riceveranno la punizione che meritano, sta tranquillo. Se qualcuno si azzarda a toccarla di nuovo, io ti assicuro... Caro De Vigny, io so capire il tuo stato d'animo e sono terribilmente desolato. Credevi veramente che avrebbe parlato? E di che cosa? Lei sa solo che sono in un giro poco pulito, ma non sa nemmeno che tu esisti. E noi cercheremo di non farglielo sapere, De Vigny? Tu sei qui per promettermi che non farà altri passi falsi, dico bene? Ma certo. Benissimo, benissimo. Tu rispetta la tua parte dell'accordo e io rispetterò la mia. Se la ragazza terrà la bocca chiusa, nessuno le farà del male. Ora torna alla tua bottega e sta tranquillo, vedrai che tutto andrà bene, eh? Vai, vai. Papà! Papà, guardami! Ti guardo, sì, sì. E così? Avevate deciso di uccidere Michel? Vi rendete conto di quello che stavate per commettere? Qualcuno doveva prendere una decisione. E l'hai presa tu. È una mossa idiota che ha posto quella ragazza al centro dell'attenzione della polizia e della stampa della Riviera. Non è vero, Pontes, non è più così. Dobbiamo smaltire 2,5 milioni di dollari in oro servendoci di quel vecchio. Ti avverto solo di una cosa, se quello che hai fatto comprometterà la nostra operazione, la tua famiglia può già accendere una candela per te. Ho saltato l'ostacolo. Hai visto che bel salto? Sei proprio molto brava. E quanti metri era alto, piccola mia? Oh, tanti. E adesso, papà, lo faccio un'altra volta. Guardami. Ti guardo, cara. La polizia non si interessa più della ragazza. Credono che il proiettile fosse destinato a un altro. Un certo Danny Wilde? Anch'io leggo i giornali, Vernier. Ma devono fare di più che credere che fosse per lui. Devono averne la certezza. E diamogliela allora. Tu che suggerisci? Semplice, eliminarlo.
Io mi fermo, mi guardo allo specchio e mi domando, ma chi se ne frega se questa ragazza si comporta in modo strano? Ma chi sono io? Sherlock Holmes. Io sono Danny Wilde, con tanti problemi da risolvere a Londra. Dopo il pranzo, che tu mi offrirai, io taglio la corda e chi si è visto si è visto. Anche a costo di affittarmi un giambo solamente per me. Hai finito? Sì, penso di sì. Quella pallottola poteva essere diretta alla ragazza se la teoria del giudice è giusta. Ti confido un segreto, non me ne importa un accidente se la pallottola era per me o per lei. Non mi sembri molto galante. Per conto mio, il giudice Fulton può prendere le sue teorie e se le può mettere... Un americano. Oui, monsieur. Un americano. Tu vuoi bere qualcosa? Ah, sì, una limonata. Limonata? Sì. Ah, quella ragazza ti deve proprio aver fatto qualcosa. Quella ragazza non mi ha fatto niente. Forse non eri il suo tipo. Come fa la mente di un nobile a diventare tanto meschina? Un male ereditario. Vedi, se Michelle vive con lo zio e lo zio è una pedina di uno sporco traffico, devono per forza frequentare gente di scarsa reputazione, magari con la cattiva abitudine di sparare alle persone negli aeroporti. Peggio per loro. Merci. Salute. Se si può dire salute a schifezze come quella. La vuoi assaggiare per vedere se è avvelenata? Attento, Danny! Così è la ragazza che vogliono far fuori, Basta così. Ti garantisco che ci starai benissimo in Tanzania, Danny. Oh, è un po' primitivo, lo ammetto, ma mio zio, il visconte di Chesterfield, è un ospite delizioso. Mi ha promesso che ti porterà a caccia di zebre. Un'esperienza Sì, indimenticabile. ringrazialo. Ma quando mi vengono addosso con le automobili sporche, io mi arrabbio. Se mi volete schiodare da qui, l'unico modo è quello di deportarmi. C'è un aereo che parte per Londra fra mezz'ora. Fa buon viaggio. Ti consiglio di mangiare qualcosa, in questi viaggi brevi ti rimpinzano di caramelle. Un momento, lo sai io che faccio? Tento di rintracciare quella macchina. Vabbè, dovrebbe essere uno scherzo, non ce ne possono essere più di 2000 fra qui e la frontiera. Quella aveva un parafango ammaccato. Vabbè, allora, questo limita il campo soltanto a 1 migliaio. Tanzania. E dagli con questa Tanzania, io non voglio andare in Tanzania, voglio restare qui e trovare quella macchina. Insomma, basta che ti decidi. Prima vuoi andare, poi vuoi restare per ritrovare macchine fantasma. E se ti tendono un'imboscata alla prima curva? Ma perché ti preoccupi tanto per me? Forse perché preferisco odiarti da vivo che da morto. Allora, guarda, cerca di deciderti, milord. All'aeroporto dici che era me che volevano far fuori. Al caffè invece dici che ce l'hanno con la ragazza. Adesso ce l'hanno di nuovo con me. Ti vuoi decidere sì o no? Potrebbero avercela con tutti e due. Vuol mandare a prendere i Come bagagli del sarebbe signor tutti e due? White? Io quella ragazza l'ho appena salutata. Non siamo mica Bonnie e Clyde, sai? Guarda, io non ti capisco. Giuro che non ti capisco. Inglesi e americani. 2 popoli separati da una lingua in comune. Ah, l'hai capita? Mi Noi non ci ringrazierai capiamo. per questo favore. No, guarda, mi fai un favore? Non mi fare più favori, per favore. Allora, scusa, chi è che paga il pranzo? Oh, io non ho pranzato, sei tu che hai pranzato. Ma l'hai ordinato tu? Poi dico. Va bene. Allora, per sistemare la faccenda facciamo testa e croce. D'accordo. Scegli? Ah, testa, che fortuna hai vinto. Un momento. Chi? È questo il tizio. È questo il tizio. Ma questo è Napoleone III. Sì, ma è anche il tizio del ritratto dell'album di Michel. Sai quel ritratto che ha fatto? È di questo tizio che ha fatto il ritratto. È un'ipotesi molto interessante. Beh, una giovane provetta artista che lavora per suo zio disegnando monete. Che male c'è? Le monete si incidono. Le incisioni vengono applicate a una stampatrice e riprodotte in acciaio per poi poter battere moneta. Lo hai inventato tu il metodo? Insegnare a una rapa americana posso? Certo, è buona fortuna. A tutta l'era. Adesso che ti metti a fare? Il cercatore d'oro. Monsieur? Guten Tag. Io essere interessato fosse alle monete. Ah, le monete. E quale tipo di monete vorrebbe acquistare, monsieur? Il meglio. Noi essere interessati solo in meglio. Mio povero padre, generale von Raumann, diceva sempre: meno del meglio non è abbastanza meglio. Fare addizione non rende bene il concetto. Die moneten bitte. Beh, ecco, ne abbiamo un grande assortimento. Ja? Da questi superbi esemplari d'oro, che come vede sono perfettamente conservati, ad alcune monete d'argento, estremamente rare. E la nostra ditta esegue una bellissima riproduzione in bronzo del famoso Napoleone III da 100 franchi. Come questo, ja? Ah, sì. È un esemplare riuscito molto bene. Ja, ma noi ci chiediamo se essere genuino o essere falso. Pardon, monsieur? Ci risulta che esistono molte gut copie in giro, nicht wahr? Infatti è vero, lei ha ragione. Oh, noi von Kraumann abbiamo sempre ragione.
Mio padre, il generale, diceva: è meglio avere torto e dire di avere ragione che avere ragione e dire di avere torto, ja? Is gut, ja? In tedesco è anche più divertente. Allora può dirmi se è vera o falsa quella moneta? Beh, io posso darle solamente la mia opinione personale. E quella che desideriamo. Dunque, il lavoro è buono, ma è una copia, è falsificata. Ja. Ma il valore? Si tratta di un pezzo contraffatto. Jawohl! Ma il metallo non è contraffatto, è oro genuino. Beh, in questo caso... Ja, in questo caso? Ecco, quasi un non c'è. Il solo valore dell'oro è poco più di $55. Noi faremmo la quotazione in Deutschmark. Ah, beh, allora dovrei vedere le quotazioni attuali delle valute. O meglio ancora, in Reichmark. Reichmark? O, per essere più esatti, oro del Reich. Temo di non capire, Messier. Herr de Vigne, io sono in suo ramo di affari e come lei io rappresento enormi interessi. Capisco. Gut. Allora proseguiamo la nostra discussione in suo ufficio, con maggiore riservatezza. Jawohl? Prego. Gesundheit. Wundersinn. Sì, in effetti abbiamo dei bellissimi pezzi. Anche io farei qualcosa di molto bellissimo, Herr de Vigne. Un borziere d'acciaio che mio padre ha tratto dalle acque del Wannsee in Baviera. Faceva parte del famoso convoglio d'oro della Reichsbank che Adolf Hitler tentò di portare in Svizzera. Sì, penso che abbia un certo valore come curiosità. Ah? Ma qual è il valore dell'oro che è ancora dentro quel forziere? Questi mi chiede. Sono esattamente 22 lingotti d'oro. C'è qualcuno, mi scusi. Data la quotazione odierna dell'oro e calcolando il calo del 10%... Mi dispiace, il valore io non posso esserle utile in questa faccenda. Ma mi era stato suggerito di mettermi in contatto con Non lei. so chi può averglielo detto, Messier. Nel nostro mestiere i nomi non si vanno mai, Herr de Vigne. Naturalmente no. Ma noi non compriamo oro in grosse quantità, di qualunque provenienza, Herr Graumann. Von Graumann. Entrerò di nuovo in contatto con lei entro 24 ore. Mi dispiace, ma sarebbe una perdita di tempo. Ah, mio padre, il generale, diceva sempre: non è mai una perdita di tempo se una parte del tempo non va perduta. Uomo di grande intuizione, ja? Auf Wiedersehen. Ammettiamo che lei sia Michel. Viene a sapere qualcosa che non dovrebbe e quindi se ne vuole andare. Un grande magazzino, una fabbrica, un posto rimasto inutilizzato fino a poco tempo fa. Sì, certo, aspetto. Cerca di tagliare la corda, ma qualcuno non vuole che se ne vada e tenta di impedirglielo. E la mancano per un soffio. Sì? Oh, perfetto. E chi è l'attuale proprietario della società? Adesso è qui in un letto di ospedale e per paura di rimetterci la pelle non apre bocca. Perché? Oh, è lui, eh? Allora mi dica dov'è questo posto. Mi potrebbe dare l'indirizzo? Perché invece non va alla polizia e sputa tutto quello che sa? Ne so? Glielo dico io perché. Perché lei ha uno zio a cui è molto affezionata e che è pieno zeppo di pesanti Napoleoni d'oro. Sì, sono pronto. Allora, ecco l'inghippo. A un tratto lei diventa un argomento che scotta e cercano di distogliere l'attenzione da lei. Le sono molto grato. E per farlo prendono di mira me e mentre tutti si preoccupano di me, loro sono sulle montagne a fabbricare nuovi Napoleoni d'oro. Probabilmente in una cava di pietra o in un magazzino abbandonato. E se fosse una fonderia che improvvisamente si è rimessa a funzionare? Una fonderia? Potrebbe essere un'idea. È su, in Provence.
Ok, basta per ora. Sì? D'accordo. Era l'ingresso principale. De Vigne. Sta venendo qui. Che cosa ci fai qui? È successo un fatto strano e potrebbe essere qualcosa di grosso.
È venuto in negozio un certo Herr von Graumann. Dice che ha messo le mani sull'oro della Wannsee, i famosi lingotti nascosti dai nazisti. Cosa? Potrebbe essere un patrimonio. È venuto da me a farmi una proposta. E se è vero quello che dice... Devin, che cosa hai combinato? Che ho fatto? Sinclair. Ma che vuoi dire? Non capisco. Non mentire, l'ho visto io, è uscito dal tuo negozio. L'unico che è venuto da me era von Graumann a farmi una proposta. Ah, davvero? Me la immagino la proposta. È un amico di Danny Wilde. L'ho seguito, ne sono sicuro. Lascialo andare. Dai. Volevi fregarci, eh? Io? È venuto quell'uomo con l'accento tedesco e mi ha offerto quei lingotti. Tu ci hai tradito, amico mio. No. No. Devin. È morto. Non abbiamo più controllo su quella ragazza. Andiamo all'ospedale e facciamola tacere per sempre, su. Ehi! Investilo. Non c'è tempo, andiamo all'ospedale dalla ragazza. Aspettate qui, sorvegliate la macchina. Mi dispiace, non è più orario per le visite. Sì, lo so, ma è una cosa molto urgente. Non è passato nessuno di qui. Le visite sono finite, però. Lo so, ma io ho urgenza di vedere la signorina Michelle. Ma è tardi. È di importanza vitale che io veda quella ragazza. Non può se lei entrare, permette... gliel'ho detto. Beh, ma che cosa... Zitta. Ma che cosa ci fai? Su, andiamo. Ma insomma, non... Ti spiego tutto dopo. Bernier! La scala antincendi! Tira sulle mani. E le hai tirate su? Pontes! Dove sei?
Ne è sicuro, eccellenza? Capisco. Sì, d'accordo, comandante. Glielo dirò immediatamente e mi scusi. Posso farle una domanda? Di che cosa si sta scusando, eh? Oh, salve. Dov'è Michel? Scende fra un minuto, così ha detto. Tutto bene? Tutto male. Ah, facevo meglio a non chiederlo. La polizia è andata alla fonderia, ma loro erano spariti. Niente persone, né furgoni, né una cassa, né una moneta. E il capo della polizia sta mandando qui una scorta perché tu prenda il primo aereo. Bon voyage. Ma quello che ho detto è tutto vero. Oh, io ti credo, conosco questo Manuel Pontes. È stato implicato nei maggiori furti compiuti in Europa. Sono anni che vorrei vederlo dietro le sbarre, ma non posso farlo condannare senza delle prove concrete. E le bollette di spedizione? Quelle che hai preso alla fonderia? 6 casse di monete di bronzo destinazione Genova. Perfettamente legale. Si accomodi, mia cara. Sieda pure. Prenda una tazza di caffè. Grazie. Non c'è niente altro? Sei sicuro? Qualche indizio tangibile? Ehi, un momento. Che mi dice di questa moneta? L'ho presa distrattamente da una di quelle casse alla fonderia. Beh, di quelle descritte in quelle bollette. Una copia del Napoleone in bronzo. Ce ne sono altre, in oro. Io sono stata là, li ho visti coniare monete d'oro. Con gli stampi del Napoleone che aveva fatto per suo zio? Ma io ne ero all'oscuro. Ignoravo l'esistenza di Manuel Pontes. Quel giorno ero andata all'aeroporto perché volevo scappare. Allora è lei che cercavano di uccidere? Sì. Ma è mio zio che hanno ucciso. Se non era per loro avrebbero... Sì, lo so, mia cara, ma non ci sono prove che facessero qualcosa di illegale. Danny? Sì? Quando sei arrivato tu le casse erano quasi tutte chiuse, vero? Vabbè, sì, quasi tutte chiuse, certo. Forse hanno fatto un sandwich di monete d'oro fra 2 strati di bronzo. Se vi fermate e non trovate niente, vi assicuro che siamo nei pasticci. Noi ci sguazziamo nei pasticci. Io dico che dovremmo provare. Aspetta, non partire con la testa nel sacco, Danny. Hanno mezz'ora di vantaggio. Allora? Da Monte Carlo ci sono 2 strade che portano in Italia. La vecchia strada costiera e la nuova autostrada. Noi 2 abbiamo 2 macchine, giusto? Tu prendi la costiera e io prendo l'autostrada. Qualche volta hai degli sprazzi Io anche vengo tu. con voi. No, cara, tu no. Deve essere la polizia. Passate dal retro. Andiamo. No, un momento. Io non voglio portare una ragazza ferita nella Se non mia mi porti con Ferrari. te, io comincio a urlare. Non è una brutta idea, Danny, perché se ti bloccano, lei può confermare la tua versione. Eccomi. Pronto, Buckingham? Pronto, rispondi, prego. Pronto? Sì, Manhattan, vi sento. Non sono Danny, sono Michelle. Hai visto nessun furgone? Non ancora. Voi dove siete? A Es, alla periferia di Es. Abbiamo appena lasciato Es. Es. Siete a 3 miglia dietro di me. Ti ricordi quella macchina che ti ha fatto versare tutta la limonata? Sì, certo. Perché? Domandagli. Ha detto di sì, vuole sapere perché. È da qualche chilometro che mi sta tallonando. Quella laggiù è la macchina di Sinclair. Bene, allora è sicuro che Danny Wilde ha preso l'altra strada. Non lo perdere di vista. Ehi, Manhattan, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, ti sentiamo. Sono bloccato fra il posto di confine e quelli della limonata. Voi come state? Bene, siamo già in Italia. Ok. Il camion ha passato adesso la frontiera, ho davanti a me 6 macchine. Meglio che intervenite voi, tenetemi informato. Vai nella macchina con lui. Jacobi, e fagli tenere la bocca chiusa. Ehi, ma cosa fa? Torna indietro.
Mi dispiace, Messie, deve tornare in fila e uscire da quella parte. Lei non mi crederà, ma quel camion che è appena passato ha a bordo oro per 2 milioni di dollari. Mi dispiace, Messie, ma deve passare dall'altra uscita. Va bene, le dirò la verità. Mia nonna materna compie oggi 100 anni. Ma vie grand-mère a 100 ans aujourd'hui. È in volo per Roma perché vuole vedere il Colosseo prima che sia tardi. E se io non l'aiuto a scendere dall'aereo potrebbe rompersi una gamba e morire con questa lacuna archeologica. Ah, sì, capisco. 100 anni. Ok, 100 anni. C'est magnifique. A tutta l'heure. Ehi, quello sta passando. C'è una scorciatoia. Ma dico, quando suona vuol dire che chiedo strada, no? No, mettimi giù, mettimi giù. Grazie. Ci penso io. Ma mi fai male! Ehi, metta giù il mio amico, per favore. Mettilo giù! Ecco, visto? Basta chiederle per favore le cose, Danny. No, no, ho già fatto. Ehi, vieni qui, rachitichino, ti devo parlare. Scusa, vorrei provare una cosa. Visto, Danny? Quando colpisco io non si rialzano più. Sì, sì, dai, andiamo. Ehi, sta attento! Mi ha assalito un terribile pensiero. E sarebbe? Che dobbiamo sbrigarci a risolvere questa faccenda del contrabbando, altrimenti per noi si mette male. Oh, sta tranquillo. Sono sicura che quelle monete sono d'oro. A titolo di cronaca, com'è la cucina nelle prigioni italiane? Non lo so, ma preferisco la cucina francese. Inseguili! Sono loro. Al completo. Che ne diresti di far ballare Milord? Reggiti forte! Dov'è l'autista? Coraggio, amico, scendi. Danny, per favore, ti dovrei dire una Arrestatelo. cosa. Guarda che ho controllato. Andiamola in arresto. Arrestare chi? Oh, giù le zampe! Sto a sentire. Mi hanno sparato. Mi hanno mandato addosso un'automobile. Mi hanno risparato mentre ero su quel camion. E adesso vorrei sia... Arrestateli! Sì, arrestateli!
Sono dei ladri, hanno rubato quel camion. Chi è il proprietario? Ma lei chi è? Il capo della polizia. È lui il proprietario, quel brutto ceffo lì e i suoi due compari. Ci hanno sparato per tutta la strada. Ma certo che abbiamo sparato. Hanno rubato il mio camion. Ho diritto di proteggere il carico. È un contrabbandiere d'oro. Danny? Sì? Danny? No, aspetta, scusa. Danny, per favore, ho detto che ti devo dire una cosa. Contrabbando? Ma come ti permetti? Io ti denuncio per diffamazione. Cos'è questa storia del contrabbando d'oro? D'oro? Sono copie in bronzo di Napoleoni, oro. Oro? No, bronzo. Ma no, sono d'oro. Bronzo. Sono dei ladri internazionali. Voglio che siano immediatamente arrestati. La prego di non dirmi quello che devo fare, Messie. Ecco, guardali meglio. Questo qui è d'oro. E questo dovrebbe essere di bronzo. Che mi prenda? Che ti dicevo? Danny, io ti chiedo scusa, ma vedi, il fatto è che non sono abituato a maneggiare monete, mi bucano le tasche dei pantaloni. Oh, è un legittimo carico di monete di bronzo. D'oro! Diteli che è d'oro. D'oro. D'oro! Ecco, guardi qua. Ecco. Le guardi bene, eh? Arrestate questi tre. Ne conosce il mio amico? Questo è Manuel Pontes. Mi scusi se le do la mano in modo poco convenzionale. Però hai un pugno che vale oro. Sì, anzi, diciamo che vale 10 Napoleoni d'oro. Merci. Chi di voi è Lord Brett Sinclair? Sono io. Dica. Scusi, ma c'è bisogno di chiederlo. Un messaggio dal giudice Fulton. Lo richiami e gli dica che non ci serve niente. È lui che ha bisogno di voi. Arrivederci, Messie. Che dici? Il nostro giudice è stato arrestato. Poi perché? Per avere ostacolato l'operato delle forze di polizia. Va bene, così impara. Che cosa dobbiamo fare noi adesso, scusa? Tanto per cominciare, pagargli la cauzione. Già, è vero. Senti, perché non ci pensi tu? Io e Michelle intanto andiamo a mangiare un boccone? Sì. Ah, i soldi ce li ho io. Vieni, tesoro. Danny? Sì? I soldi per il pranzo. Chiediamo un passaggio. Sorridi. Bonjour, merci. Al diavolo. Ci dai uno strappo, amico? Oh, questi italiani.